Benvenuti a tutti o bentornati. Continuiamo con la lettura di Fondamenti di psicologia normale e anormale del dottor Barissidis. L'ultimo video arrivava dalla prefazione fino al capitolo 9, quindi capitolo 10. Vedete in sovrimpressione l'indice. Capitolo 10. Le ipotesi metafisiche del parallelismo. La dottrina spinoziana del parallelismo sostiene che l'ordine mentale e quello fisico procedono parallelamente, basandosi su basi puramente metafisiche, vale a dire sull'esistenza di un'unica sostanza con un numero infinito di attributi, tutti esprimenti la natura di questa unica sostanza. Due di questi attributi, mente e materia, esprimono la natura di quest'unica sostanza in un numero infinito di modi o fenomeni paralleli. Una modificazione della sostanza unitaria considerata sotto l'attributo della mente è un modo o fenomeno mentale. La stessa modificazione, considerata sotto l'attributo di materia o estensione, è un modo materiale o fenomeno fisico. I fenomeni mentali e fisici sono entrambi manifestazioni di un'unica sostanza unitaria. Non c'è bisogno che io sottolinei che questo duplice aspetto di un'unica sostanza unitaria appartiene al dogmatismo metafisico, al sostanzialismo e, come tale, non può essere ammesso nell'ambito della psicologia come scienza naturale. La scuola volontaristica non riconosce un parallelismo rigoroso nel senso di un duplice aspetto dello stesso inconoscibile o di due infiniti attributi della natura eterna della stessa sostanza, ma insegna un parallelismo psicofisiologico, fondandolo sul doppio aspetto, soggettivo e oggettivo, di un'unica esperienza unitaria. Questo differisce di poco dal dogmatismo sostanzialista. Al posto di un'unica sostanza unitaria, il volontarista sostituisce una categoria non meno metafisica di esperienza unitaria. Un'altra visione metafisica della nuova scuola associazionista o sensazionalista fonda il parallelismo su basi epistemologiche e metafisiche. Il parallelismo psicofisiologico è in parte una questione di pura definizione, in parte è una questione di considerazioni filosofiche. Questa scuola definisce un oggetto psichico come appartenente a un singolo soggetto, a un solo individuo, mentre un oggetto fisico è appartenente a molti soggetti. Ora, secondo questa scuola associazionista o sensazionalista, se la psicologia deve essere una scienza, deve sicuramente essere di natura tale da poter essere comunicata ad altri soggetti, ovvero deve diventare proprietà comune, e poiché per definizione solo un oggetto fisico è oggetto di molti ed è comunicabile, un oggetto psichico, per diventare comunicabile, deve essere espresso in termini fisici. Questa incursione nel territorio della metafisica e dell'epistemologia della scuola, altrimenti basata sui fatti e sul buonsenso, è il risultato di una buona intenzione di procedere con accuratezza, e da qui la definizione metafisica dei fenomeni mentali e fisici dell'uno e dei molti. Un altro argomento addotto dalla stessa scuola sembra essere un po' più valido. Si sostiene che i fatti fisici abbiano una connessione causale necessaria, mentre i fatti psichici sono collegati solo per associazione, che non è necessariamente tale. Un'idea A è talvolta seguita dall'idea B e talvolta dall'idea C e così via. Non esiste, insomma, una connessione invariabile nella vita psichica, come quella che invece si riscontra nei fatti fisici. La fondatezza di questo argomento, tuttavia, è discutibile. Infatti si può sostenere che nei fenomeni fisici non si osservano mai legami di collegamento. L'unica cosa osservata è una relazione di sequenza tra antecedente e conseguente, e in caso di causalità, una sequenza invariabile di un antecedente definito e di un conseguente definito. Ora, anche i fatti psichici manifestano relazioni di sequenza. Osserviamo antecedenti seguiti da conseguenti. L'argomentazione secondo cui un'idea è a volte seguita da un'altra e a volte da un'altra ancora, dimostrando l'assenza di una sequenza invariabile, è
se analizzata più attentamente, discutibile. Un'idea A o un'idea B sono oggettivamente identiche solo in quanto hanno lo stesso oggetto, ma il pensiero, il flusso mentale o la coscienza del momento che possiedono quell'idea potrebbero non essere gli stessi, ma è proprio questo flusso mentale, la coscienza del momento, a determinare il contenuto dell'idea successiva. Il pensiero di A è diverso a secondo della differenza del flusso mentale o della coscienza del momento. È uno degli errori dello psicologo considerare che se l'oggetto è lo stesso, allora anche il pensiero che possiede l'oggetto debba essere lo stesso. Ora, le idee della stessa A sono totalmente diverse in flussi mentali diversi, proprio come due menti diverse riguardo allo stesso oggetto hanno stati psichici assolutamente diversi. È quindi chiaro che un'idea A può essere a volte seguita da B e a volte da un'altra idea. Un'idea A seguita da B è completamente diversa dall'idea A seguita da C. Solo la ricorrenza dello stesso flusso mentale o della stessa coscienza momentanea può dare la stessa sequenza. Questo è chiaramente osservabile negli stati ipnoidi, dove la stessa coscienza momentanea si ripete e le stesse sensazioni, idee, sentimenti e azioni si susseguono in una successione invariabile. Capitolo 11. L'esperienza unitaria del volontarista. Nel corso della nostra discussione abbiamo dovuto ripetutamente fare riferimento ai dati e ai postulati della psicologia. Sarebbe opportuno fornirne ora una breve panoramica per renderli più chiari alla mente del lettore. Il fatto che i postulati non siano tenuti ben presenti porta infatti a commettere molti errori. La psicologia presuppone la validità di criteri di realtà non analizzati, considerati validi dal senso comune. La verifica di illusioni, allucinazioni e deliri si basa, in ultima analisi, sul dettato del senso comune. L'opera della scienza potrebbe, dopo tutto, non essere altro che un'illusione, un'allucinazione o un delirio di coscienza. Ciò che sostiene lo scienziato nel suo lavoro è la sua ferma convinzione che l'umanità creda in esso e che, quando altre persone si troveranno nelle stesse condizioni, confermeranno le sue esperienze. La scienza presuppone i postulati su cui si basa ogni esperienza di senso comune. La scienza fornisce la nostra conoscenza del mondo esterno, ma la scienza non è essenzialmente autocosciente e quindi non può, sulla base delle proprie conoscenze, rispondere alla domanda sulla validità della sua conoscenza. C'è qualcosa di indipendente in quell'oggetto percepito esternamente, la casa, per esempio, oppure la spiegazione psichica è tutto ciò che c'è da dire? Questo è un problema a cui non si può rispondere su basi psicologiche. La conoscenza, la sua possibilità, la sua natura e il suo aspetto generale devono essere dati per scontati. La conoscenza psicologica generale per tutti i soggetti deve essere data per scontata, così come la conoscenza generale del mondo oggettivo. Lo psicologo, come altri scienziati, deve presumere che le sue esperienze siano così condizionate che, sebbene possano essere uniche, se altri fossero posti nelle stesse condizioni e confrontati con le stesse realtà esterne, vivrebbero esperienze simili. In breve, la psicologia presuppone 1. La validità della sua conoscenza, 2. La sua validità generale per tutti i soggetti conoscenti, 3. La conoscenza di un oggetto esistente esternamente, che viene poi analizzato dal punto di vista soggettivo nei suoi elementi psicologici. La psicologia quindi ha in realtà alla sua base molti più presupposti di qualsiasi altra scienza naturale, perché oltre al presupposto dell'esistenza di un mondo esterno, deve presupporre un soggetto conoscente o sensibile e anche l'interrelazione tra il soggetto e il mondo esterno. È vero che la cosiddetta scuola volontarista sostiene che la psicologia sia l'unica scienza che non ha alcun presupposto alla sua base. Il rappresentante di questa scuola sostiene che esista una sola esperienza unitaria. Piccola pausa del riferimento perché poi si disfa una citazione e vi dico da dove.
La citazione è di Wilhelm Wundt da Outlines of Psychology del 1897 in traduzione inglese, ma pubblicati l'anno prima, 1896, in tedesco originale, Grundriss der Psychologie. Fine della nota, e ora Silis fa una citazione, sempre dagli Outlines of Psychology, dal paragrafo 3a. Da questa esperienza unitaria, la scienza naturale astrae il soggetto conoscente e, in quanto tale, si occupa di esperienze astratte mediate che richiedono presupposti ausiliari. Non così la psicologia, che si occupa dell'esperienza così come si presenta immediatamente al soggetto che la sperimenta. Fine della citazione da Wundt, Outlines of Psychology 1897. Secondo la scuola volontarista di Wundt, la scienza naturale si occupa di esperienze mediate, mentre la psicologia si occupa di esperienze immediate, che non richiedono presupposti. Questo è un argomento discutibile. Infatti, l'esistenza di quell'esperienza unitaria è di per sé un presupposto e implica che l'esperienza e l'oggetto dato dall'esperienza siano un tutt'uno. Tale unificazione di esperienza e oggetto esterno implicita nell'esperienza unitaria è un presupposto metafisico che la filosofia idealista può dimostrare come vero, ma che lo psicologo non può accettare come dato direttamente dall'esperienza. Inoltre, il concetto di esperienza non può reggersi in piedi da solo, implica dei presupposti. Un'esperienza, infatti, deve riguardare qualcosa che si trova al di fuori di quell'esperienza. Per esempio, io ho esperienza di una casa laggiù, ma quella casa laggiù non è la mia esperienza, se non considerata da un punto di vista metafisico e epistemologico. Infatti, la casa è l'oggetto di esperienza, ma non è l'esperienza. Considerarli insieme significa invece oltrepassare i confini della psicologia, che si occupa delle esperienze dei singoli organismi, ed entriamo nel campo della filosofia, che si occupa dell'esperienza in generale. Prendendo l'elemento psicologico più semplice, ovvero la sensazione, abbiamo il suo correlativo nello stimolo esterno. Non possono esserci sensazioni senza uno stimolo, ma quello stimolo non è più una sensazione, né un altro processo psichico, come ad esempio un'idea. Dal punto di vista psicologico, l'identificazione tra stimolo e stato o processo psichico è errata, perché significherebbe che tutti i processi sensoriali sono avviati solo da sensazioni o idee, invece che da stimoli esterni. Ancora, se ci chiediamo in che senso intendiamo il concetto di esperienza immediata, incontriamo ulteriori difficoltà. Infatti, se la coscienza è di tipo anoetico, per usare il termine di Stout, non esiste né esperienza mediata né immediata. Se la coscienza è di tipo noetico, è discutibile cosa intendiamo per immediato. Piccola nota per i miei lettori, che magari non sapranno chi è Stout e magari non sanno cosa significa anoetico e noetico. Noesis è una parola greca che si riferisce al pensiero inteso come intuizione, quindi non in senso logico, analitico, che si raccolgono delle premesse e si arriva a una conclusione, ma più vicino al senso di intuizione. Quindi, in senso esteso qua, anoetico significa qualcosa in cui il pensiero non partecipa e noetico invece qualcosa che per la sua esistenza richiede una qualche partecipazione del pensiero. Stout era un filosofo e psicologo inglese della seconda metà dell'Ottocento, e poi si ricorda abbastanza bene perché è morto nel 1944, quindi un anno prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, e apparteneva alla corrente della psicologia filosofica per cui c'erano due idee fondamentali. La prima è che non esistessero sensazioni pure. In maniera kantiana c'è sempre un'esperienza costruita attraverso delle categorie e delle forme estetiche, nel caso di Kant, per cui non ci sono conoscenze o esperienze di sensazioni pure, ma tutto quello che noi conosciamo ed esperiamo è frutto di una partecipazione del nostro pensiero che contribuisce a elaborare questi contenuti. L'altra idea fondamentale di Stout è che non esistesse un reale dualismo tra mente e corpo, quindi da una parte la mente, da una parte il corpo, in qualche maniera poi si sarebbero uniti non si sa come, ma esistono degli attributi diversi, fisici e mentali, attribuibili a un'unica entità.
L'entità è il soggetto che ha un corpo, il soggetto corporeo. Questo è un procedimento di tipo spinoziano. Per Spinoza, come ha descritto prima Barissidis, esiste un'unica sostanza che è Dio, e noi possiamo distinguere fenomeni mentali e fenomeni corporei perché sono espressione dei attributi di Dio, che ha infiniti attributi, in diversi modi. Il modo fisico ci presenterà un'esperienza di tipo fisico e invece l'espressione di un attributo attraverso il modo mentale ci presenterà una caratteristica mentale. Fine della nota, poi se volete farmi delle domande scrivete pure nei commenti, vi risponderò. Andiamo avanti. Si può infatti sostenere con il realista moderno che la conoscenza dell'oggetto come dato nella sensazione è immediata, mentre la conoscenza della sensazione stessa di cui si occupa la psicologia non è data immediatamente. Richiede anzi un lungo addestramento prima che questa venga separata e filtrata dall'esperienza a cui appartiene. L'aspetto psicologico dell'esperienza è in realtà secondario e in quanto tale mediato. Se per immediato intendiamo indicare il fatto che il processo psichico debba essere anteriore alla conoscenza del mondo oggettivo esterno, la proposizione può essere nuovamente contestata, poiché insieme al processo psichico è dato anche l'oggetto, e questo vale in particolare per il presupposto metafisico e idealistico della scuola volontaristica, che identifica il mondo oggettivo con l'esperienza primaria data. Gli aspetti oggettivo e soggettivo dell'esperienza unitaria si suppone siano entrambi dati insieme e, in quanto tali, entrambi immediati. Le scienze naturali astraggono l'aspetto soggettivo e la psicologia astrae l'aspetto oggettivo, l'esperienza immediata. Dovremmo tuttavia mettere in discussione il termine esperienza mediata. Cosa può significare esperienza mediata? Se l'esperienza ha un significato, significa qualcosa di vissuto o vissuto direttamente, immediatamente. Ma allora ogni esperienza è immediata, altrimenti non può essere un'esperienza. Un'esperienza mediata, in contrapposizione all'esperienza immediata, può significare solo esperienza inferita, esperienza non vissuta, un concetto contraddittorio nella sua stessa natura e definizione, e deve quindi essere respinto come termine privo di significato. Il fatto è che esperienza mediata è un termine inappropriato e fuorviante, che significa processi fisici che in quanto tali non sono esperienza né mediazione. La stessa affermazione dello psicologo volontarista svela il presupposto nascosto. Esiste un'esperienza unitaria che si scinde in esperienza mediata delle scienze naturali ed esperienza immediata oggetto dello psicologo. Ma se così fosse, allora lo psicologo non si occuperebbe della totalità dell'esperienza, poiché l'esperienza mediata, una parte dell'esperienza unitaria teorizzata dal volontarista, esula dal suo dominio. Si occupa solo dell'esperienza nella misura in cui è considerata immediata. Evidentemente la psicologia richiede presupposti per integrare l'aspetto mediato astratto dell'esperienza unitaria. Infatti la scuola volontarista ammetterà sicuramente che l'esperienza unitaria non è data né nell'aspetto mediato né in quello immediato, e poiché la scienza si occupa o dell'uno o dell'altro, i presupposti sono ipso facto indispensabili anche in psicologia. Inoltre, la psicologia, anche dal punto di vista della scuola volontaristica, richiede più presupposti rispetto alle scienze naturali. Infatti, l'esperienza, anche se immediata, deve comunque riguardare qualcosa di diverso da se stessa. La sensazione del bianco è di qualcosa di bianco, la sensazione del tatto è di qualcosa di duro. La sensazione del dolore di una puntura è di qualcosa di tagliente e così via. Ora, se questo qualcosa, se quell'altro di cui si ha esperienza immediata è la cosiddetta esperienza mediata, in quanto parte supplementare dell'esperienza unitaria, della realtà totale, insomma, allora esperienza immediata è esperienza di esperienza mediata. La scienza che si occupa dell'esperienza immediata deve quindi postulare l'esperienza mediata come uno dei suoi presupposti fondamentali. Arriviamo così ancora una volta alla conclusione, e questa volta da una prospettiva completamente diversa, che la psicologia, come scienza in generale, ha i suoi presupposti e presuppone inoltre tutti i presupposti delle scienze naturali.
La psicologia spiega il soggetto e l'oggetto nella coscienza, e questo solo in relazione alla domanda del come, ovvero come giungiamo a conoscere questo o quell'oggetto. Ma se esista un oggetto o un soggetto indipendente dal pensiero esperienziale, e quale sia la natura di quell'oggetto o soggetto, se si tratti di materiale dell'esperienza mentale o di qualche materiale extramentale, è una domanda che non appartiene al dominio della psicologia. La risposta viene data in modo diverso dall'idealista, dal materialista, dal realista, dal monista. In breve, il problema del cosa non appartiene alla psicologia, a cui appartiene invece il problema del come. Il problema del cosa appartiene al territorio della metafisica. La scuola volontarista, negando tutti i presupposti in psicologia, parte da una speculazione puramente metafisica, di stampo idealistico, ovvero postulando che l'oggetto esterno dell'esperienza psichica sia identico a quella stessa esperienza. La psicologia, o qualsiasi altra scienza, deve respingere senza esitazione tali speculazioni metafisiche. Capitolo 12. La base induttiva dell'ipotesi psicologica positiva. Resta ora da esaminare l'ipotesi psicofisiologica. Quest'ultima ipotesi accetta pienamente la differenza tra le due serie di fatti, la serie di fatti materiali e la serie di fatti mentali. Tuttavia, invece di andare a cercare l'altra faccia, invece di addentrarsi nella metafisica, assume le due diverse serie come dati e le considera coordinate. Non si preoccupa se ci sia un'anima dietro le quinte. Tutto ciò che deve considerare sono i fatti, i fenomeni che possono essere osservati e sperimentati. La coordinazione che presuppone non è un'ipotesi basata su astratte speculazioni filosofiche, su sottili sottigliezze, ma si fonda sull'esperienza. Numerosi dati di patologia e fisiologia sperimentale dimostrano che gli stati mentali hanno i loro correlati fisiologici. Basti menzionare l'influenza delle sostanze tossiche sul cervello e i disturbi mentali che ne derivano. Nell'intossicazione alcolica, ad esempio, si riscontra anzitutto un allentamento delle inibizioni psichiche superiori. Nella fase iniziale dell'intossicazione si osserva un'apparente intensificazione dell'attività mentale e motoria e poi, con l'aumentare della quantità di veleno assorbita dal sangue e convogliata al sistema nervoso cerebrospinale, si instaura una progressiva paralisi della vita psicomotoria. Inizialmente le funzioni psichiche più elevate, i processi morali e intellettuali vengono disturbate e infine paralizzate, e questa paralisi si estende lentamente alle funzioni inferiori e più stabili, come il linguaggio, la scrittura, compromettendo poi il coordinamento dei movimenti più grossolani, come correre, camminare, stare in piedi, sedersi, e con l'aumentare dell'azione del veleno le funzioni organiche e respiratorie vengono compromesse, concludendosi infine con la morte. Diversi farmaci e veleni che agiscono sul sistema nervoso cerebrospinale producono sintomi diversi, ma tutti, pur influenzando i processi nervosi fisiologici, manifestano la loro azione con una parallela modificazione dei processi psichici. Illusioni, allucinazioni, deliri, alterazioni del ragionamento e della volontà, alterazioni della memoria, amnesia, paramnesia, tutti questi possono essere indotti dall'influenza dei veleni. Scopriamo quindi che le due serie di fenomeni, quella psichica e quella fisiologica o fisica, sono intimamente correlate. Patologia e psichiatria, con la loro vasta mole di dati, vanno a confermare l'ipotesi psicofisiologica. Nella paralisi generale, ad esempio, incontriamo condizioni in qualche modo simili a quelle dell'intossicazione alcolica. Inizialmente le inibizioni vengono rimosse, i processi psicomotori diventano alterati e leggermente stimolati, per poi essere seguiti, prima o poi, da una paralisi graduale. Il processo di dissoluzione progredisce dalle funzioni più elevate, più complesse e meno stabili, come la memoria, l'intelligenza, la volontà e così via, a quelle inferiori, meno complesse e più stabili, come la lettura, la scrittura, il gioco, eccetera,
per giungere infine alle funzioni più elementari, alla più semplice coordinazione dei movimenti, alla masticazione, alla deglutizione, eccetera. Un esame autoptico del cervello rivela uniformemente una profonda degenerazione delle cellule cerebrali. Nelle varie forme di epilessia e nella maggior parte dei casi di follia cronica che sfocia in demenza, riscontriamo di norma all'esame una certa degenerazione delle cellule cerebrali. Nei casi delle numerose forme di afasia, nota per i miei lettori, afasia è quando si hanno problemi a parlare. Fine della mia nota. La scienza ha trionfato nello scoprire la lesione cerebrale. Nell'afasia motoria si riscontra una degenerazione della terza circonvoluzione frontale o di Broca, mentre nell'afasia sensoriale la degenerazione si verifica nella prima circonvoluzione temporosfenoidale o di Wernicke. Piccola nota per chiunque fosse interessato a esplorare la relazione tra variazione di parametri fisiologici e corrispondenti variazioni nelle manifestazioni di capacità mentali, consiglio il libro Linguaggio e natura umana di Ray Jackendoff, tradotto dal mio relatore Alberto Peruzzi, professor Peruzzi, che parla in particolare anche delle afasie di Broca e di Wernicke. Chiudo la nota, continuo. In molte altre malattie nervose in cui si verifica un profondo cambiamento nelle funzioni sensomotorie, come la sclerosi spinale posteriore o la tassia locomotoria, la paralisi ascendente acuta, la poliomielite anteriore acuta, la siringomielia, eccetera, riscontriamo anche una degenerazione in una parte del sistema nervoso cerebrospinale. Così, nelle tabe, riscontriamo una degenerazione delle zone radicolari posteriori, spesso associata a lesioni simili nella continuazione intramidollare dei diversi nervi cranici. Piccola nota per i miei lettori, tabe è un termine che in medicina sta a comprendere varie sindromi che sono caratterizzate da degenerazioni gravi e progressivi. Fine della nota. Continuo. Nella poliomielite anteriore riscontriamo un'infiammazione dei corni anteriori, che a volte si estende alle colonne anterolaterali. Le cellule multipolari con i loro dendroni e neuroassoni vengono distrutte. Nella siringomielia riscontriamo la formazione di una o più cavità all'interno della sostanza del midollo spinale, solitamente all'interno delle corna della sostanza grigia, riempite da un fluido liquido o gelatinoso. In queste malattie riscontriamo alterazioni organiche definite concomitanti a precise modificazioni sensomotorie. Nelle malattie funzionali che appartengono alla sfera della psicopatologia, malattie come quelle note con il vago termine di isteria in tutte le sue manifestazioni proteiformi, le diverse forme di anestesia e amnesia, la bulia, la corea psicopatica, l'astasia, abasia e numerose altre, in cui non è possibile individuare alcuna lesione organica del sistema nervoso cerebrospinale, abbiamo buone ragioni per sospettare un qualche disturbo funzionale nei processi psichiatrici del sistema nervoso. Le mie ricerche psicofisiologiche in questo ambito tendono fortemente a confermare la teoria secondo cui tutte le malattie funzionali sono dissociazioni di sistemi di cellule cerebrali funzionanti e che la gravità della malattia dipende dall'estensione di tali dissociazioni funzionali. Pertanto, scopriamo che la neuropatologia e la recente scienza della psicopatologia, con tutta la ricchezza di fatti e scoperte a loro disposizione, dimostrano la verità dell'ipotesi psicofisiologica. Di fatto, questa è la loro unica ipotesi di lavoro, condizione sine qua non per l'esistenza stessa di queste scienze. L'ipotesi psicofisiologica trova particolare supporto nelle brillanti indagini della fisiologia sperimentale. Gli esperimenti di Munk, Ferrier, Hitzig, Brown-Séquard, Goltz, Schiff e altri mostrano chiaramente la correlazione tra le funzioni cerebrali e l'attività psichica. Essi mostrano, ad esempio, negli animali, che i processi fisiologici nei lobi occipitali sono correlati con la vista, che quelli del lobo temporale, in particolare della circonvoluzione temporosfenoidale superiore, sono correlati con l'udito e che le sensazioni olfattive sono concomitanti con la funzione della parte discendente mediana dei lobi temporali
e che il gusto è probabilmente correlato con i processi delle regioni temporali inferiori e che la sensibilità tattile, infine, è intimamente connessa con i processi fisiologici della zona motoria. Inoltre, le recenti ricerche di Bianchi e Flechsig tendono a correlare la massima attività psichica dell'uomo con la funzione di specifiche aree della corteccia. Se volessimo cercare ulteriori prove della validità della correlazione tra processi psichici, neurali o fisici, possiamo trovarle anche in un'altra branca della fisiologia sperimentale, ovvero la psicologia fisiologica. Così, il dottor Lombard, posizionando termometri sensibili e pile elettriche contro il cuoio capelluto, notò un aumento della temperatura durante uno sforzo intellettuale, come per esempio il calcolo, la recitazione, la composizione. La temperatura mostrò un aumento marcato, superiore a 1 grado Fahrenheit, durante un'emozione intensa. Quando l'attività intellettuale aumentava di intensità, si verificava anche un parallelo aumento della temperatura. Quindi si scoprì che la temperatura era più alta quando una poesia veniva recitata in silenzio rispetto a quando veniva recitata ad alta voce. Risultati simili furono ottenuti da Schiff nei suoi esperimenti sui cani. Posizionò aghi termoelettrici sul cuoio capelluto dei cani. Le sensazioni degli animali furono quindi testate con diversi tipi di stimoli. Si scoprì che ogni volta che veniva somministrato lo stimolo e si provava la sensazione, si manifestava immediatamente un cambiamento nei processi cerebrali e motori, indicato dalla deflessione del galvanometro. Quando il cane giaceva immobile e gli veniva dato un pezzo di carta arrotolato, la deflessione galvanica era minima. Quando invece gli veniva avvicinato un pezzo di carne, la deflessione diventava considerevole. Deflessioni galvanometriche concomitanti ad attività psicomotorie sono state osservate anche nel caso di soggetti umani. Il ponografo è particolarmente adatto a dimostrare in modo incisivo al profano dubbioso l'intima relazione tra fenomeni fisici e mentali. Il soggetto viene posto su un tavolo, il cui equilibrio è così delicato che alla minima alterazione nella distribuzione del peso del soggetto, il tavolo si inclina. Ora, si è scoperto che quando si parla al soggetto o quando compie uno sforzo intellettuale, il tavolo si inclina immediatamente, probabilmente a causa dell'aumentato apporto di sangue al cervello e, più in particolare, a causa delle reazioni motorie. I tracciati pneumografici, pletismografici, carotidografici, cardiografici, automatografici, ponografici ed ergografici mostrano cambiamenti fisiologici concomitanti alla minima modificazione dei processi psichici. Uno strumento semplice come lo sfigmografo può dimostrare la stessa verità. Uno sfigmogramma eseguito in stato di attività mentale è diverso da quello eseguito in stato di riposo mentale. Tutti questi fatti, e molti altri ancora, potrebbero essere addotti per fondare, su solide basi, l'ipotesi psicofisiologica, secondo cui i fenomeni psichici sono accompagnati da processi fisiologici o fisici. Tutta la recente ricerca psicofisiologica si basa sull'ipotesi che non ci sia psicosi senza nevrosi. Piccola nota mia personale perché Sidis scrive nel 1914, ricordo, oggi i termini hanno un significato diverso. Sidis intende per psicosi qualcosa che si riferisce a una malattia mentale, nevrosi invece è una malattia di tipo nervoso. Oggi invece entrambe le cose si riferiscono spesso in psicologia allo stesso tipo di malattia mentale, dove però la nevrosi è qualcosa che non implica un'alterazione nella percezione della realtà, come per esempio una nevrosi può essere provare attacchi di panico, di ansia e così via, mentre invece la psicosi è associata a deliri, disorganizzazione del pensiero e alterazioni della realtà stessa. Fine della mia nota. Le due, psicosi e nevrosi, sono concomitanti. Fenomeni psichici e fisici vanno di pari passo. I due processi corrono paralleli. Pertanto, il parallelismo psicofisiologico è un'ipotesi strettamente scientifica. La serie di cambiamenti psichici e fisiologici sono concomitanti, parallele,
ma non stanno fra loro in una relazione di antecedente e conseguente. Non sono cioè causalmente correlate. Colgo qui l'occasione per sottolineare la relazione non causale tra processi mentali e fisiologici. Molti medici e persino alcuni scienziati, neurologi, fisiologi, biologi, che non riescono a riflettere con chiarezza sugli aspetti più teorici delle loro ricerche, danno per scontato che i processi cerebrali siano la causa diretta dei fenomeni mentali e che la psicologia quindi non sia altro che un capitolo della fisiologia. Studiate il cervello e scoprirete tutto sulla vita psichica. Questa visione è certamente fallace. Un fatto psichico, come abbiamo sottolineato più volte, è radicalmente diverso, di natura diversa da un fatto fisico e meccanico. L'uno non può quindi dare origine all'altro. La ragione per cui si pensa che i processi fisici diano origine a quelli mentali risiede nell'analogia fallace tratta dalla legge di convertibilità ed equivalenza dell'energia nell'attività dei processi fisici. Si ragiona così. Il calore può essere convertito in elettricità, l'elettricità in magnetismo, il magnetismo in movimento e il movimento in suono, luce, e lo stesso può avvenire in ordine inverso. L'energia dei processi fisiologici viene quindi convertita in energia mentale o psichica. L'intero ragionamento però è errato. Dobbiamo ricordare che alla base di tutti questi diversi fenomeni fisici ci sono varie forme di movimento molecolare e molare, e quando un ordine di fenomeni fisici passa in un altro, si tratta in fondo solo della trasformazione di una forma di movimento in un'altra. Ben diverso è il caso dei fenomeni della coscienza. L'attività della coscienza non è una forma di movimento e quindi le due non possono essere convertite l'una nell'altra. L'attività mentale è definita energia solo in senso figurato, proprio come un argomento ben ragionato può essere caratterizzato come chiaro e lucido, ma non significa che si possa vedere una candela che brilla attraverso di esso. L'energia dei fenomeni mentali è tanto energia delle scienze fisiche e fisiologiche quanto l'idea di un mattone è essa stessa un mattone. Inoltre, se fosse possibile che un processo fisiologico si convertisse in un processo mentale, la legge di conservazione dell'energia dovrebbe essere abbandonata e con essa l'intero edificio della scienza moderna crollerebbe. Infatti, secondo la legge di conservazione dell'energia, nessuna energia fisica può essere persa. Una forma di energia può trasformarsi in un'altra, ma l'energia fisica, che è una qualche forma di movimento, molare, molecolare, atomica, ionica o elettronica, non può essere persa, ovvero deve esserci sempre una certa quantità di movimento, indipendentemente dalla forma in cui si manifesta. Ora, da un lato, se fosse possibile che un processo fisiologico, che non è altro che una forma di energia fisica, potesse trasformarsi in uno stato psichico, che non è invece affatto movimento, avremmo effettivamente una perdita di energia. Se fosse invece possibile che un processo mentale o psichico si trasformasse in un processo fisiologico, avremmo generato nuova energia, energia che non è una trasformazione di un'energia preesistente o di un'attività fisica. Se i processi mentali e fisiologici fossero in relazione tra loro in termini di antecedente e conseguente, di causa ed effetto, avremmo avuto con ogni battito di coscienza una nuova creazione di energia fisica e una sua perdita con ogni processo cerebrale. Questo sarebbe stato sufficiente a minare le basi della scienza e in pratica avremmo potuto nutrire buone speranze che nel prossimo futuro le nostre macchine a vapore sarebbero state azionate da buone intenzioni e i mulini a vento da sentimenti estetici. Le serie psichiche e fisiologiche sono senza dubbio intimamente correlate, ma la loro relazione non è causale, non stanno tra loro in una relazione di successione invariabile caratteristica di causa ed effetto, bensì in quella di coesistenza. Le due serie di processi sono concomitanti, corrono parallele, ma nessuna delle due è causa dell'altra. Un cambiamento nell'una significa anche una modificazione simultanea e concomitante nell'altra. In altre parole, ogni cambiamento psichico deve avere il suo concomitante fisiologico e viceversa, ogni processo fisiologico può avere il suo accompagnamento psichico.
Questa ipotesi di parallelismo psicofisico è alla base di tutte le moderne ricerche psicofisiologiche, neurologiche e psicopatologiche, in quanto si dà per scontato che per ogni sintomo sensomotorio o ideomotorio manifestato debba essere presente, termine per termine, un qualche processo fisiologico. La psicologia adotta la stessa visione e accetta la stessa ipotesi. Non si preoccupa minimamente del problema filosofico se le due serie di fenomeni, quella mentale e quella fisica, abbiano dietro di sé sostanze separate o se siano solo due aspetti diversi della stessa cosa. Questo appartiene alla metafisica. La teoria psicofisiologica, come tutte le altre ipotesi scientifiche, non ha a che fare con i substrati metafisici, ma si occupa solo dei fatti e delle loro relazioni. In questo video mi fermo qui perché il capitolo successivo ha un contenuto matematico un po' discutibile o comunque interessante che preferisco trattare a parte, così chi non fosse interessato a questo tipo di discussione più matematica può saltare quel video. Invece invito chiunque avesse esperienza anche più della mia nella matematica di guardarlo e anzi di aiutarmi e darmi qualche conoscenza in più. Per ora un caro saluto a tutti.